Diciamo che questo strumento... Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone, sono Ale e in questo video, dopo tanto dominio strato e tele, diciamo anche basta. Questa volta voglio mettermi nei panni di una persona carica di gas per la Les Paul, quindi mi metto nei miei panni. Facciamo che ho deciso che voglio una Les Paul e la prima cosa che faccio vado su Google e scrivo Gibson Les Paul. Boom, tutte chitarre da oltre 2000 euro tranne una. Quella attira un sacco la mia attenzione perché costa poco più di 1000 euro. Però la guardo e sì, ok, è una Les Paul, però io ho la gas per la Les Paul, quella bella, tutta rifinita. E lo so che comunque la Tribute e la Studio suonano bene, però le rifiniture della Standard sono un'altra cosa. Il secondo step, arrivati a questo punto, è cercare un'alternativa. Trovo le Epiphone, però facciamo che, non lo so, tanti ne parlano male, nel dubbio ne cerco altre. Più ho scelta, più probabilità ho di fare l'acquisto azzeccato. Ed ecco che a questo punto di solito tanti di voi scrivono a me perché Ale, tu sei super fan delle Les Paul e per forza conosci di sicuro tutte le alternative in tutte le fasce di prezzo. E quindi su Instagram tante volte vi rispondo con messaggi vocali chilometrici per aiutarvi e mi accorgo anche di una cosa che è ricorrente. Ogni volta che qualcuno mi chiede una Les Paul, non Gibson, finisco sempre per consigliare le stesse chitarre. Se il budget è intorno ai 200 euro, Eco VL480 subito. Se siamo ancora sotto quella soglia, Harley Benton senza pensarci. Se siamo sui 1000, inizia a essere interessante dare un occhio anche all'usato e si possono fare un sacco di affari, tipo la mia Les Paul Standard. Sulla fascia dei 500 euro ho sempre consigliato la PRS SE 245 perché wow. Di tutte queste chitarre ne ho parlato sul canale, vi lascio qui sopra tutti i link così potete recuperare tutti i video se vi interessano. Però comunque qui c'è un problema. Tanti di voi che vogliono una Les Paul non vogliono la PRS perché anche se è stupenda, esteticamente suona bene. Anche se suona benissimo ed è stupenda, esteticamente si discosta un po' tanto dalla Les Paul tradizionale. Qui ci sono due strade da prendere. O Epiphone con tutti i suoi modelli super fedeli agli originali, e tra l'altro ultimamente stanno anche andando benissimo e spero di portarne qualcuna sul canale presto. Oppure l'altra strada. Ci sono tanti, anzi diciamo qualche brand che ha dei modelli interessanti con qualche variazione rispetto all'originale, ma che sono comunque cose funzionali. Roba che se Gibson fa sui suoi modelli parte la rivoluzione dei puristi della Les Paul, ma che allo stesso tempo per questi brand sono un punto di forza, perché alla fine uniscono la tradizione della Les Paul, tu cosa vuoi vai via, con un approccio un pochino più moderno. Almeno su alcune cose dai, ci sta. Per chi non vuole avventurarsi nel catalogo infinito di Epiphone per paura anche di incappare in una qualità di produzione magari altalenante, il video di oggi è perfetto, perché lo strumento di cui vi parlo ha un rapporto qualità-prezzo folle. Parliamo infatti di una chitarra che mi avete detto di provare da quando ho portato la versione Strato qualche mese fa ed eccoci qui. I ragazzi di Musical Store 2005 ascoltano più voi che me e mi hanno mandato subito una Sire L7, ovvero il modello Les Paul di casa Sire o Sire. Un po' di tempo fa, come vi ho detto, ho provato la S7, vi lascio qui sopra il video se vi interessa così lo potete recuperare. Ma se vi piacciono le Les Paul dovete restare qui fino alla fine. E se non vi piace la Les Paul, state qui comunque perché secondo me a fine video vedrete che inizia a piacervi. Il motivo principale per cui voglio dirvi tutto è perché le caratteristiche dello strumento sono veramente vicine a quello dello strumento di riferimento, ovvero la Gibson Les Paul. Infatti abbiamo il corpo in mogano e il top in acero. Il manico è in mogano, quindi ci siamo. La tastiera, invece che essere in palissandro come sulle Gibson, è in ebano. In generale sono legni che a me piacciono un sacco perché, vabbè, la mia preferita è la Les Paul e per lo più è fatta con questi legni, mentre l'ebano sulla tastiera ce l'ho sulla mia 7 corde Schecter e la tastiera di quella chitarra mi piace veramente tanto, sia esteticamente, perché l'ebano tutto nero è bellissimo, ma anche sotto le dita. Una cosa bella di questo manico è sicuramente l'accessibilità per i tasti alti. Infatti la chitarra è set neck, ma tutta la parte qui sotto è super comoda per la mano. Vi faccio vedere la differenza rispetto alla mia Les Paul. Come vedete sulla mia vecchia Les Paul c'è proprio un rettangolo al posto dell'attaccatura tra il manico e il body, mentre sulla Sire abbiamo tutto molto più stondato, molto più ergonomico. Possiamo dire che in questo modo la mano può accedere ai tasti più alti in maniera molto più semplice, senza essere bloccata dal rettangolo di legno nel palmo della mano. Questa è una caratteristica che più o meno tutte le Les Paul moderne hanno, mentre per quanto riguarda il mondo Gibson non mi pare forse neanche di averne mai viste, anche perché generalmente chi acquista Gibson nuove, fatte come quelle vecchie, è una persona abbastanza tradizionalista e ci sta che una caratteristica del genere non gli piaccia. Ah, comunque una cosa che non vi ho detto sul top della chitarra è che in questo caso non si vede perché la vernice è bianca, ma ricorda tantissimo quello della Les Paul Custom. Comunque il top c'è,
Ha un'impiallacciatura di acero fiammato e sui modelli con altri tipi di finiture si vede appunto la fiammatura. Per vederli tutti e vedere tutte le informazioni di tutti gli strumenti vi lascio i link qui sotto, guardateli, poi fatemi sapere qual è il vostro preferito perché sono bellissimi tutti. La chitarra comunque è sempre stile Les Paul, per cui ha scala corta e quindi posso montarci delle corde anche un pochino più spesse perché la scala corta rende le corde che monto un pochino più morbide. Io di solito uso le D'Addario 1046, in questo caso però ci sono montate quelle un pochino più grosse, anche queste insieme alle chitarre ve le lascio qui sotto. Ultima parte tecnica, super rapida, la chitarra ha delle meccaniche autobloccanti, altro segno di modernità sullo strumento, e il manico è satinato. La mano non si appiccica al manico e non resta appiccicata. Su questa chitarra il problema non c'è. Giusto 2 parole sull'elettronica che è super tradizionale e poi ve la faccio sentire. Abbiamo i classici 2 pick-up con i controlli che sono quelli di sempre delle Les Paul, il selettore è quello di sempre, non c'è neanche bisogno di andare nel dettaglio, però lo facciamo comunque perché se qualcuno non lo sa bisogna informarlo. I controlli sono 2 volumi e 2 toni a coppie, quindi un volume e un tono per un pick-up e un volume e un tono per l'altro pick-up. E lo switch è quello a 3 posizioni. Nella posizione giù funziona il pick-up al ponte, nella posizione centrale abbiamo entrambi i pick-up e nella posizione in su funziona il pick-up al manico. Non c'è nessuna possibilità di split, per cui anche nel sound questa chitarra promette di essere decisamente tradizionale. Però a me comunque piace suonare un sacco di roba moderna, come con la mia vecchia Les Paul, e quindi ci suono un po' di tutto e ve la faccio sentire. Allora, a livello di sensazioni con la chitarra in mano devo dire 2 cose. Una è il peso.
pesa. Sì, pesa meno. Ovviamente questa pesa meno, non di 5.000 kg, però comunque pesa meno. Quindi la chitarra un pochino più leggera si traduce in chitarra un pochino più maneggevole. Per quanto riguarda invece le sensazioni sotto le dita, sulla tastiera di questo modello specifico ho trovato una cosa che... Il problema sostanzialmente è lo stesso che aveva anche la Echo che ho provato un po' di tempo fa, di cui vi lascio qui sopra il link così potete sapere bene qual era il problema. Praticamente i tasti sulla chitarra non sono rifiniti in maniera perfetta e quindi fanno un po' di casino. Però su questo modello specifico sono sicuro che è una casualità, semplicemente perché provando altre chitarre dello stesso marchio, sempre stessa fascia di prezzo, il problema non c'era. Anzi, la tastiera della S7 che ho provato un po' di tempo fa era una delle tastiere che mi è piaciuta di più. I tasti erano perfetti, giuro, perfetti. Quindi sono stato sfortunato io. Comunque, al netto di questa cosa, la suonabilità resta al top. La chitarra è molto comoda da suonare e il manico satinato si fa sentire, in senso buono. Parlando del suono, invece, abbiamo dei pick-up Alnico 5, quindi belli potenti, ma che comunque non sforano nel territorio super moderno. Sì, a me piace suonarci comunque quelle cose perché a mio gusto personale ci sta, però diciamo che questo tipo di pick-up non è progettato per quella musica. Non a caso questi pick-up sono su un modello Les Paul che di solito è nella musica un pochino più rock, classic rock, diciamo comunque fra vintage e moderno sta più verso il vintage. La chitarra quindi non è super versatile, anzi ha un'identità ben definita e se stai cercando una chitarra super versatile per te potrebbe essere un difetto. Diciamo che questo strumento suona come dovrebbe suonare una Les Paul con un pochino in più di brillantezza nel suono. Penso che in questa fascia di prezzo questa chitarra si inserisca a gamba tesa fra le top player, i best buy. Mi manca da provare ancora qualche chitarra in questa fascia per questo stile e non vedo l'ora di farlo, però già questa si mette bella in alto. Direi tranquillamente insieme alla SE Standard 24 e alla Squier Classic Vibe. È una chitarra che rispetto alla tradizione a cui si ispira, non spendi una fortuna, suona bene, è comoda, è fatta bene. Se con questo video sono riuscito a farvi passare tutte le sensazioni che io ho avuto provando questa chitarra, lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale e soprattutto lasciate un bel commento dicendomi se vi piace oppure no, anche perché io, apprezzando tantissimo questo tipo di chitarra, diciamo che se lo strumento non è ben riuscito, avendo il paragone diretto fatto con la mia americana, lo capisco subito se la chitarra non vale. Quindi fidatevi, se non di me, di lei.